Lo so, sono stato assente. Perdonatevi, scusatevi e cercherò di farmi perdonare con un ottimo video. Sono stato assente per alcuni motivi, però cerchiamo di recuperare il tempo perso con un ottimo video sullo spinning alla spigola, visto che ne è periodo, e cerchiamo di capire insieme come aumentare le catture aumentandole alla mate. Facciamo un patto, facciamoci una promessa. Quando sono a Roma faremo video in pesca, quindi all'atto pratico. Quando ovviamente sono fuori per lavoro, come in questo caso, infatti non è la mia solita stanza, faremo video più tecnici dove cercheremo di capire insieme, in base alle mie esperienze, qualche segreto, qualche consiglio di tutte le tecniche da spinning che faccio. Quindi prevalentemente lo spinning in shore, la pesca al bass, ma soprattutto la pesca alla spigola. Dicembre inizia a essere un mese molto interessante per la pesca alla spigola. Difatti non la si cattura soltanto a spinning, ma anche con le varie tecniche, come bolognese, il surf casting, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi ci soffermeremo per quanto riguarda lo spinning, tralasciando il fatto di andarla ad insidiare con hardbait, quindi con artificiali duri come jerkbait, popper, VTD e via dicendo. Questo video sarà dedicato interamente alle esche siliconiche, ma soprattutto per cercare di capire come aumentare le probabilità che quando la spigola attacca il nostro siliconico rimanga alla mata, perché quante volte mentre siamo in pesca durante la fase di recupero ci capita spesso e volentieri di recuperare, o semplicemente durante la fase di caduta sentiamo in canna tutum, però la spigola non ci rimane. Cerchiamo di capire perché non è rimasta alla mata, cosa abbiamo sbagliato o cosa possiamo fare per aumentare le probabilità di cattura. La pesca con le soft bait, diciamo, è molto varia, ci sono tantissime montature, tantissime tecniche, tantissimi approcci, ma io voglio basare questo video su un approccio in particolare. Sicuramente se peschiamo con la classica testina piombata ed amo scoperto, ragazzi, là è molto facile, l'amo è scoperto, è subito pronto a ferrare e lì la lamata è pressoché immediata, ma il rischio di incaglio è altissimo, altissimo, cioè basta veramente un tronco, un ramo, anche dell'alga in sospensione e siamo fuori pesca. Quindi amo esposto veramente quando siamo sicurissimi che dove stiamo pescando l'ambiente è molto pulito. Altrimenti ci sono vari approcci e varie montature che vogliono un amo offset anti-incaglio. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è un amo offset anti-incaglio. Un amo offset anti-incaglio è quel classico amo dove l'esca è, proprio come dice il nome stesso, offset, quindi non è esattamente in linea col gambo dell'amo, ma è spostata fuori asse proprio per andare a garantire che l'amo sia nascosto all'interno dell'esca siliconica stessa e che fuoriesca solamente quando il pesce, in questo caso, sferra l'attacco. Quest'amo può essere impiegato in diverse montature come il classico Texas rig, il classico pendolino, il ceburrasca rig, lo split shot, a drop shot. Veramente può essere impiegato in tantissimi tipi di inneschi, cosa che non andremo a vedere in questo video. Quello che cercheremo di capire in questo video è un dettaglio che tante volte è sottovalutato, vuoi per superficialità, vuoi perché non lo si conosce, vuoi perché per mancanza di materia prima, quindi non abbiamo un amo specifico in quel momento. Potremo incombere in questo errore che potrebbe favorire alla perdita di tante allamate. Il fattore a cui mi sto riferendo è proprio il gap che si ha tra l'amo stesso e l'esca siliconica. Che cosa vuol dire? Noi andremo a chiamare gap l'area che sarà sottostante all'esca siliconica, cioè tra la fine dell'esca, la pancia dell'esca siliconica e l'amo si verrà a creare uno spazio, perché proprio l'amo può essere più o meno panciuto in base ai vari modelli. Come possiamo vedere da queste immagini, sarà di fondamentale importanza andare a trovare l'amo giusto per l'esca giusta. Ogni esca vuole un suo amo. Ora non stiamo parlando di ami in particolare, non è che un'esca, uno shad o un grub o un simile anguillina vuole l'amo pinco pallino. No, è grazie alla nostra esperienza di cercare di capire che tra l'esca e la curvatura dell'amo ci deve essere abbastanza spazio, così che quando la nostra spigola va a aggredire l'esca, l'amo fuoriesca sufficientemente per poter penetrare la bocca del pesce. Quando tante volte in situazioni di emergenza ci troviamo a dover utilizzare degli ami sbagliati,
eccolo là che le possibilità di andare a sbagliare la ferrata di un pesce è potenzialmente molto alta. Quindi è anche giusto e doveroso andare a separare 3 categorie gli ami offset. Quindi abbiamo i classici ami standard che hanno una curvatura più o meno pronunciata, che può adattarsi alla maggior parte, alla maggioranza delle esche siliconiche in commercio, ma poi abbiamo per esempio degli ami più dritti, cosiddetti gli ami offset da verme. Ora, in questo caso noi alla spigola non andremo ad innescare dei vermi siliconici, ma andremo ad innescare delle imitazioni di anguille, quindi che potrebbero essere con una coda dritta, una coda a V, una coda curly, però con un corpo tendenzialmente molto longilineo. Ed in questi casi è importante andare ad utilizzare un amo fatto apposta per questi corpi vermiformi, passatemi il termine, e quindi tendenzialmente più lunghi. Ma perché io non vado ad operare lo stesso amo che ho usato per uno shad? Perché tendenzialmente un amo con più curvatura, applicato ad un'esca siliconica anguilliforme, potrebbe andare a ruotare troppo all'interno della bocca del pesce, impedendogli così di andarsi a piantare in maniera determinata e forte all'interno dell'apparato boccale del pesce. Quindi un amo troppo grosso potrebbe essere ingombrante per un siliconico anguilliforme, o addirittura andarne a storpiare il movimento, perché un amo troppo grosso, sbagliato, potrebbe far muovere, oscillare, snaturare l'esca stessa. Nel caso contrario, invece, se abbiamo un'esca molto voluminosa, quindi diciamo un classico shad dalla pancia molto grossa, quindi classici shad dal profilo fat, lì ragazzi dobbiamo stare veramente attenti ad andare a utilizzare l'amo, perché bisogna avere un amo che abbia una pancia molto pronunciata e che quindi possa accogliere tutto il corpo dello shad stesso, ma che abbia anche dello spazio sufficiente per far fuoriuscire l'amo stesso durante l'attacco del pesce. La spigola è un pesce molto furbo e astuto, e proprio perché non ha i denti tende ad aspirare e a sputare subito l'esca, e se questo piccolo dettaglio non è allineato, il setting non è perfetto con l'esca che stiamo utilizzando, avremo più mangiate perse che pesci a guadino portati a casa. Questo è poco ma sicuro. Quindi, a prescindere dalla tecnica che vogliate usare, è importante relazionare l'esca all'amo utilizzato. Un'esca più anguilliforme dovremmo usare un amo offset più fino e allungato con poca pancia. Una classica esca di tipo shad o di tipo grab, o un anguilliforme un po' più cicciotto, o semplicemente una stick bait dal profilo non troppo panciuto ma neanche troppo anguilliforme, andremo ad utilizzare un classico amo offset wide gap, molto comune nella pesca del bass fishing. Ma se andremo ad utilizzare in un determinato periodo dell'anno, magari ci faremo un video a riguardo, con delle esche siliconiche che hanno un corpo molto voluminoso, quindi emettono anche tante vibrazioni, abbiamo bisogno di un amo wide gap, ma wide, cioè largo, per poter permettere all'amo stesso di fuoriuscire e penetrare l'apparato boccale della spigola. Sembra veramente un consiglio stupido, ma se voi allineate perfettamente questo binomio, i pesci a guadino saranno molti di più.